Ciao a tutti, proseguiamo con le lettere dell'alfabeto, come dico sempre le alternerò con altri lavori per prendermi il tempo di montare i video perché in realtà ho già realizzato tutte le lettere, vi chiedo solo un po' di pazienza. L'alfabeto è stato pensato per essere attaccato alla porta della camera dei bambini mettendo dietro semplicemente dello scotch biadesivo. Se vi viene qualche altra idea per attaccarlo scrivetemelo nei commenti. Vi do un'altra idea, per esempio una singola lettera può essere utilizzata come portachiavi. Fatemi sapere se ne avete fatto usi diversi da quelli che vi ho detto io. Ogni lettera è alta 12 cm con 32 punti lavorati e larga 8 cm con 22 punti lavorati. Quindi calcolando che la porta di una camera è di 80 cm, 9 lettere ci entrano benissimo. Poi, se nel nome c'è la lettera I, si può arrivare anche a 10. Naturalmente, per nomi doppi dovete dividerli in due. Per questo lavoro ho utilizzato un filo di cotone e un uncinetto da 2 mm. Anche in questo caso credo di avervi detto tutto, quindi andiamo a vedere come realizzare la lettera O. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto e per la lettera O partirò dalla riga numero 7 e andrò a tornare indietro. Poi dopo faremo così e torneremo sopra, ve lo faccio vedere piano piano. Inizio con 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nella riga 8 faccio una catenella e vado a fare una riduzione, quindi entro nel secondo punto, non entro qui, entro qui nel secondo, prendo il filo, nel terzo punto prendo il filo, fuori prendo il filo e lo passo all'interno di tutte e tre le asole. Ora vado a fare 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nella riga 9 faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo punto ma entro nel secondo e vado a fare 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e poi faccio una riduzione. Quindi prendo il filo, entro nel punto successivo, prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole insieme. Dalla riga 10 alla riga 23 per 14 righe vado a fare una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e proseguo così. Terminate le 14 righe, ora nella riga 24 vado a fare una catenella, giro il lavoro e inizio facendo un aumento, non parto dal primo punto, parto sempre dal secondo e faccio una maglia bassa, entro nello stesso punto e faccio un'altra maglia bassa. Concludo con 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5. Nella riga 25 faccio una catenella, giro il lavoro e faccio 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Nell'ultimo punto vado a fare un aumento. 1, entro nello stesso punto e 2. Ora proseguo facendo 14 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e ho finito la riga 25. Dalla riga 26 alla riga 28, quindi per 3 righe, faccio una catenella, entro nel secondo punto, quindi non qui ma vado a entrare qui e vado a fare 22 maglie basse. Quando entro nelle catenelle, entro al centro di ogni catenella e faccio la maglia bassa. Vi consiglio sempre di contare ogni punto perché può sfuggirvi. Quando arrivo ai punti già lavorati vado a entrare nell'intero punto. Nella riga 29 faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare una riduzione, quindi non entro nel primo, entro nel secondo punto, prendo il filo, nel punto successivo prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole insieme. Ora vado a fare 18 maglie basse e gli ultimi due punti li chiudo insieme con una riduzione. Nella riga 30 faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro sempre nel secondo punto e inizio con una riduzione. Poi vado a fare 16 maglie basse. E concludo con una riduzione. Nella riga 31 faccio una catenella, giro il lavoro, parto con una riduzione, vado a fare 14 maglie basse e concludo con una riduzione. 32esima riga, faccio una catenella, giro il lavoro, parto con una riduzione, faccio 12 maglie basse e concludo con una riduzione. Faccio una catenella di sicurezza e taglio. La prima parte è terminata. Ora vado a partire da questo punto e vado a fare lo stesso procedimento a specchio. Quindi inizio facendo un cappietto, entro nel primo punto, prendo il cappietto e lo faccio passare. Faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e nella riga 25 inizio con 6 maglie basse. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ora faccio una riduzione nella riga che segue, quindi la 24, perché sto tornando su, faccio una catenella, giro il lavoro, vado a fare una riduzione e 5 maglie basse. Ora dalla riga 23 alla riga 10 sto tornando indietro perché questa era la riga 32, quindi vado verso l'alto, faccio una catenella, giro il lavoro e faccio 6 maglie basse. Quindi ripeto questa sequenza per 14 righe. Io metto un marcatore per non sbagliare il numero delle righe. Nella riga 9 faccio una catenella, giro il lavoro, vado a fare 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e nell'ultimo punto vado a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Nella riga 8 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con un aumento e concludo con 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faccio una catenella di sicurezza e taglio. Ed ecco che sono arrivata fino a qui. Ora vado ad unire questi due punti. Quindi vado a fare la riga 7, faccio un cappietto, se non volete sbagliare dovete contare 8 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entro in questo punto, prendo il cappietto e lo faccio passare. E vado a fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora vado ad unire con una maglia bassissima qui, sempre nell'ottavo punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entro, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Faccio una catenella di sicurezza e taglio. Così ho creato il punto di congiunzione. Ora vado a concludere la O, quindi faccio sempre un cappietto, entro nel primo punto, prendo il cappietto e lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Ora vado a fare una catenella e 22 maglie basse per 2 giri dalla riga 6 alla riga 5. Mi raccomando, contate i punti in questo caso perché è facilissimo sbagliare, quindi questo è 1, ne devo avere 8, 6
e 8. Ora vado a fare la riga 4, faccio una catenella, giro il lavoro, praticamente vado a ripetere lo stesso procedimento che ho fatto qui. Quindi inizio con una riduzione, 18 maglie basse e una riduzione. Nella riga 3 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con una riduzione, 16 maglie basse e concludo con una riduzione. Nella riga 2 inizio con una riduzione, vado a fare 14 maglie basse e concludo con una riduzione. Primo giro e ultimo, perché siamo andati a ritroso, faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con una riduzione, vado a fare 12 maglie basse e concludo con una riduzione. Faccio una catenella di sicurezza, taglio e stringo. La O è pronta, non vi preoccupate delle codine, le andremo a nascondere all'interno dell'imbottitura. Io ne ho già fatta un'altra, ora le vado ad unire con dei marcatori. Inizio dal cerchio interno, quindi prendo il filo, faccio un cappietto, entro nel primo punto della prima lettera, esco nel primo punto della seconda lettera, prendo il cappietto e lo faccio passare. Faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio una maglia bassa. Entro nel secondo punto della prima lettera, esco nel secondo punto della seconda lettera, prendo il filo e faccio una maglia bassa e proseguo così. Terminato il giro interno, faccio una maglia bassissima, faccio una catenella di sicurezza, taglio e stringo. Ora inizio a fare la parte esterna. Inizio facendo un cappietto, entro nel primo punto della prima lettera, esco nel primo punto della seconda lettera, faccio passare il cappietto, faccio una catenella, entro nello stesso punto e faccio una maglia bassa. Proseguo così, facendo il giro e mano a mano andando ad imbottire. Finito il giro di maglie basse, faccio una maglia bassissima, faccio una catenella di sicurezza, taglio e nascondo il filo all'interno del lavoro. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!